Avevo 20 euro, frate, in tasca, te lo giuro. Sono partito con 20 euro. C'è gente non parte Prima di salire sul treno mia mamma mi ha messo 20 euro in tasca. Con quello sono rimasto. Ma ne abbiamo un po' schivare perché c'è il calcio. Se mio nonno aveva 3 palle era un flipper. Sicuramente se c'è una genetica buona e c'è una buona tecnica, Gesù Cristo ti ha graziato. Vabbè, se c'è Tyson che a 13 anni pesa 100 kg. Capito? È forte. Porco Dio, ce l'hai la mano? Sto piegando per il... No, te lo giuro, cazzo. Sto pigliando un culo. Tanio, io oggi sono venuto a trovarti perché volevo fare un allenamento con te. Allora, Walter mi ha parlato un sacco bene di te. Immaginavo. Perché mi ha detto, Grande vai a fare striking da Tanio perché è un fenomeno. È un fenomeno. Sulla lotta a terra... No, sto scherzando. No, sto scherzando. Però mi fa... Di striking è veramente... Me l'aspetterei da lui. No, è stato bravo, anzi ha parlato sempre bene di te. E io avrei tanto voluto allenarmi un po' con te sullo striking. Ultimamente sono molto, molto rigido, mi alleno poco, mi alleno male e non sono tanto seguito nella tecnica, mi alleno prevalentemente da solo. L'unico problema è che come ogni volta che devo organizzare qualcosa mi sono seccato la gamba, quindi io fondamentalmente non potrei fare niente oggi. Però ho deciso comunque di venirti a trovare perché ti immagini però che bello. Minchia! Che spettacolo. Ieri ho fatto così, ero così per terra, 2 volte sono caduto a morire in palestra per un cazzo di low kick alla gamba che fanno male, ragazzi. E a sto giro non è stato il senpai Luigi, quindi ancora peggio. E ho detto ma sì, passo comunque a trovare Tanio, ma anche perché l'ultima volta abbiamo fatto una mini intervista. Parlami un po' della tua carriera. A che età ti sei approcciato te al mondo delle MMA o degli sport da combattimento? Ok, casualmente, proprio casualmente, perché giocavo a calcio. Un giorno mio fratello più grande, che è molto timido, mi fai compagnia a fare un allenamento di kickboxing. Premessa, mio padre era un allenatore di kickboxing, però quando io sono nato già lui non praticava più. Quindi diciamo me l'ha trasmesso ma non tantissimo. Non ti sei mai allenato con lui quindi? E dopo che ho iniziato sì, Prima non ha mai fatto Prima no, cosa... sapevo che arrivava da quel mondo, però diciamo non l'ho mai fatto. Quindi vado a fare sto allenamento. Il giorno stesso che vado a fare l'allenamento di kick mi ero iscritto a calcio, fortunatamente non avevo pagato, altrimenti erano cazzi. Vado a fare questo allenamento di kickboxing con mio fratello, mi piace. Sarà la frase di un film, non lo so. Gli hanno fatto subito i complimenti a mio fratello e mi è girato il cazzo. Ho detto no. Veramente? Sì. Fate complimenti a lui e non a te. Sì, esatto. Sì, che è bravo tecnica. Poi mio fratello era veramente bravo tecnicamente. E quindi ho detto no, devo diventare più bravo di lui. Era stato il mio primo obiettivo. Pensa a te. Primo obiettivo, mi ricordo proprio la sensazione di dire devo diventare più bravo di mio fratello. L'hai presa come sfida. L'ho presa come sfida. Poi sono caratterialmente molto diverso da lui. Arrivando da Secondigliano ho vissuto veramente sempre per strada, con i miei amici da piccolo eccetera, e sono andato alla palestra Maddaloni di Scampia, ho iniziato io col mio primo coach e da lì ho iniziato. Quanti anni avevi? 13. A 13 anni? Ho iniziato a fare 13 anni. Tuo fratello era più grande? Sì, un anno più grande di me. Ok, quindi siete più o meno... Sì. E non ti andava proprio bene di essere un conto se magari aveva 20 anni e tu 13 e dici ci può stare che ha più esperienza, ha più cose. Minchia, no, eravamo lì, quindi c'era la bella... Poi sai, essendo fratelli, qualsiasi cosa facciamo a quell'età era una continua gara, giocavamo a FIFA, qualsiasi cosa dovevamo vincere uno dei due, quindi è stato lui a darmi la prima motivazione. Io non ho mai voluto combattere MMA, volevo diventare un campione di kickboxing. Ho detto no, col cazzo che io faccio MMA. Come mai questo switch? Perché il mio vecchio allenatore, non lo so, ci ha visto lungo, non so, era molto appassionato di jiu-jitsu, lui si allenava tanto jiu-jitsu e mi ha detto ogni tanto quando facevamo allenamento di kick, fine allenamento con me si metteva a provare un po' di lotta. Esce una gara di light di MMA e mi dice proviamola, andiamola a fare. No, non ci vengo, dai, proviamo, che fa, ma che vada. No, vabbè, andiamo a Pizzo Calabro, faccio sta gara di MMA e vinco anche bene, lottando eccetera, e dico cazzo mi è piaciuta sta vittoria, cioè ho sentito un buon odore, sai. E da lì è partito, da lì ho sempre fatto poi, nel frattempo facevo kickboxing, MMA,
A 13 anni ho iniziato a fare gare di light di kick, Ok. MMA, cioè in 2 giorni facevo un torneo di kick, un torneo di Però quella MMA. vittoria magari è stata... Quella è stata quella che mi ha fatto fare proprio lo switch mentale. Ti ha dato Perché- quell'input di dire, sai che c'è, io ci posso credere Sì, in questa cosa. sì. Sai una storia simile, stavo guardando l'altro ieri un'intervista su Ryan Garcia che ha cominciato a fare pugilato, per dire, no? Sì. E non era portato. Cioè gli dicevano tutti che non era portato. Ha fatto 2 gare, le ha perse. La terza gara, quindi stava pensando quasi di smettere. Alla terza gara la vince contro un pugile fortissimo, cioè da dilettante, però contro un pugile con molta più esperienza. Comunque. La vince, quella roba lì gli ha fatto credere finalmente di nuovo in sé. Quindi basta a volte una vittoria. Basta una vittoria per farti fare lo switch che ti serve per poi andare su. E quello è stato il mio switch. Da lì sono stati 2 o 3 anni dove non ho mai perso nel light, sto parlando del light. ok. E mi piaceva sempre di più a fare MMA. Già avevo capito che quello era il mio lavoro, perché non andavo molto bene a scuola. Non andavo molto bene a scuola, frequentavo una scuola sono di Secondigliano, frequentavo una scuola di Secondigliano che non era il top, dove i miei genitori manco volevo che frequentassi quella scuola, ma era un caso perso, purtroppo. Faceva tutt'altro che studiare. Sì, purtroppo sì. Sì, purtroppo sì. Ho iniziato ad allenarmi seriamente di wrestling e pugilato. Quindi io uscivo da scuola, andavo a fare il mio allenamento di wrestling, che fortunatamente, anche ringraziando veramente Dio, mi sono allenato alla Wrestling Liuzzi, che secondo me è una delle scuole più forti d'Italia. Il coach veramente fortissimo, camp in America, ha allenato gente fortissima. E lui mi ha aiutato tanto perché, essendo uno striker, ho imparato tanto a difendere i Quanti anni takedown. avevi quando sei passato a fare anche queste discipline? 14, Minchia, ma giovanissimo. 15 anni. E quindi facevo tutti i giorni wrestling, il corso di kick era lunedì, mercoledì e venerdì, Sì. martedì e giovedì facevo pugilato. Ma allenavo già 2 volte al giorno. Pensate. Cioè non c'avevo più una vita io. Davvero. Però, già non c'è- però meglio, perché ti ha tolto magari da altre cose, Sì, altri contesti. Io non so com'è la situazione, Sì. però Secondigliano non mi sembra Sì, proprio- diciamo che già l'avevo La classica vissuto quei borgata, contesti. Quei contesti là a 13 anni, cosa brutto già l'avevo vissuto. Quindi, diciamo, mi stava piacendo sta cosa, mia mamma si era presa bene e ci teneva. Poi mio padre, appena visto che lo sapevo fare, ci ha creduto sempre di più, Ok. ed è stato il primo Hai avuto a fare comunque il tanti, supporto sì. dei tuoi per fare Anzi, roba. e ancora oggi è la mia motivazione, perché hanno fatto veramente tanti sacrifici per farmi andare a fare gare in giro per il mondo, per l'Italia. spettacolo. E grazie, Quello grazie a loro. conta Sì, un sì, sacco, grazie a mio quello padre, veramente sono riuscito ad arrivare fin qua. Se mio padre non credeva in me, non avesse creduto in me, oggi non ero qua. Quanto influenza a livello psicologico di crescita personale e di ego personale, no? Il fatto che i tuoi genitori o i tuoi familiari credano nelle cose che fai. Perché un conto sono gli amici, no? Che ti dicono, Sì. no, però sei bravo, grande, continua. Ma se a casa Esatto. tu torni in un contesto di una casa e una famiglia nella quale non vuole che fai quella roba là, avrai sempre il bastone fra le ruote. Esatto, tipo io facevo calcio, mio padre non gliene fregava un cazzo, quindi non sono mai andato più avanti di quello, perché Ok, non gli piaceva, esatto, quindi esatto. però era il mio sogno all'inizio. Giustamente a lui non è mai piaciuto il calcio, quindi mi aiutava, basta, mi stavo un po' dietro, giusto così. Poi appena visto che sono entrato nel suo mondo e le cose andavano bene e vincevo, ci ha piaceva creduto. quella cosa. E per assurdo mio padre ha passato un brutto periodo, poi diciamo ne è uscito, e da lì lui ha avuto una piccola palestrina piccolina e ha iniziato a allenare pure lui, quindi ho iniziato anche a allenarmi con mio padre. Ok. Però nel frattempo poi me ne sono venuto qua a Milano, perché avevo capito che a Napoli non potevo fare il professionista, sia per una serie economica, sia perché avevo capito che non c'erano le strutture adatte, e sono venuto qua a Milano. E qua a Milano ho fatto la vera gavetta, però. Striking o lotta? Striking tutta la vita, frate. Come è stato il tuo approccio? Tu mi hai detto che hai fatto comunque l'allenamento facevi sia wrestling comunque che kick Sì. e pugilato. Ora, la cosa che ti chiedo io, che è un video che ne ho parlato anche con Walter, la guardia da pugilato, quanto ti ha influenzato magari negativamente nel tuo sport? Non ho mai approcciato qualsiasi sport che ho fatto, l'ho sempre approcciato per l'MMA. Esempio, nel wrestling hanno quasi tutti la guardia destra avanti. Ok. Cioè hanno tutti la gamba destra avanti, perché loro fanno il passo e entrano in double leg. Ok.
Io ho imparato dall'inizio a stare con la sinistra avanti perché mi serviva stare in guardia per il mio striking. Uguale nel pugilato. Pensa a te. Cioè, Quindi tu non hai avuto quel blocco magari da dire minchia mi sta rovinando a livello di guardia, a livello no, già ero consapevole che mi sarei adattato a quello che stavo facendo. Iniziavo a ragionare già questo va bene per me, questo non va bene per me. Ok. Questo va bene per l'MMA, questo non va bene per l'MMA. Quanti anni avevi quando sei venuto qua a Milano te? 17, Qua 17 anni, ora quanti ne hai scusami? 25. Ok, quindi sei partito e hai deciso di cambiare totalmente vita da Napoli, venire a Milano. Esatto. C'ho avuto la fortuna di avere mio zio qua a Milano che c'è un ristorante. Allora, premessa, ecco, sempre la roba di mio padre. Lui non ha mai voluto che io lasciassi la scuola. Ti faccio uno spoiler, non sono diplomato. Quindi ho lasciato la scuola. Anche perché voglio dire, a 17 anni sei venuto esatto, qua. come Quando cazzo cazzo la facevi? fai la cosa? Quindi mio padre, classica frase, finché sei sotto al mio tetto vai a scuola. Certo. Ok, certo. vado a Milano. Che Vado a Milano da zio. No, ho conosciuto Andrea, che è il mio amico qua, che l'ho conosciuto in un mondiale di MMA, dove lui ha vinto il mondiale quell'anno. Sono deciso di venire a Milano per allenarmi con loro, perché c'era il mio vecchio coach qua, diciamo che poi già avevo cambiato coach, il mio secondo coach ho avuto la fortuna di avere sto coach che mi ha insegnato tanto nello striking, veramente forte. Ho detto ok, vado là. Lui allenava già dei professionisti, aveva avuto dei fighter pro di MMA. Però tu dici che è stata un po' un'incoscienza la tua, magari a 17 anni, prendere e partire così dal No, nulla? assolutamente. Cioè, Perché tu già sapevi quello che volevi sì, fare. cioè non ho mai dubitato. Ho detto io voglio diventare quello, io voglio fare quello. Chiaro. Quindi appena ho preso il treno, cioè sono venuto da mio zio, che dormivo a casa sua, che era molto lontano, la Chiarella, quindi bello fuori di Milano. È l'unico cazzo di paese di Milano che non c'è pullman, non arrivano pullman lì, non so perché. E quindi quando lavoravo da lui, facevo il part time, poi venivo qua in palestra. Ma mi stai facendo arrapare queste cose. Ho iniziato a lavorare con lui, guadagnavo poco, che facevo un part time, però dormivo da lui, quindi non mi interessava più di tanto. E da lì ho iniziato a dire ok, devo cambiare qualcosa. Devo cambiare qualcosa perché non riuscivo a allenarmi abbastanza bene col fatto che non riuscivo a tornare, più che altro no, che non riuscivo a allenarmi bene. Però tipo la sera lui chiudeva il ristorante, non poteva aspettare perché la mattina lavorava presto, io finivo qua alle 11:30 magari ad allenarmi e come tornavo a casa? O dormivo in palestra o dormivo al ristorante. Quindi ok, devo fare uno switch, da dove parto? Cambio lavoro, inizio a lavorare in discoteca di notte 3-4 volte a settimana e inizio ad abitare da solo. Conosco un ragazzo al ristorante, cioè al bar discoteca che lavoravo, che mi porta a casa sua e mi fitto una camera lì. E lì è stata tosta veramente perché finivo di notte a lavorare e non potevo tornare a casa. Cioè nel primo periodo che non c'avevo ancora la casa, ok, ho dovuto prima farmi dei soldi. Chiaro, per forza. Ho dormito 2 mesi in palestra, finivo di lavorare, finivo in palestra sul tatami, mi addormentavo, mattina svegliavo, iniziavo allenamento. E questo per quanto l'hai fatta sta vita comunque? Ho fatto questo per 2-3 mesi, anche ogni tanto dormivo a casa del mio coach, cioè lui mi ha dato parecchio una mano, mi ha messo dei soldi in tasca, mi ha aiutato tanto. Ok. Quindi fortunatamente ho anche avuto... Credeva comunque un po'. Sì. In che rapporti sei rimasto? Abbiamo litigato. Vabbè, però è classica cosa comunque, Sì. purtroppo succedono ogni tanto queste robe qua tra sì. coach. Visioni diverse magari, no? Sì, essere. sì, come il discorso che facevamo anche sull'ultima intervista che ci siamo visti qua in palestra, visioni totalmente diverse. Cioè, avevo 20 euro, frate, in tasca, te lo giuro. Cioè, Sono partito con 20 euro. C'è gente che non parte Prima di con- salire sul con lo treno mia stipendio mamma mi ha in messo tasca. 20 euro in tasca, Mamma mia. con quello sono rimasto. Porca miseria. Cioè, proprio... Cioè non lo dico per... No, però- cioè, è quello che ho vissuto veramente, non è che chi mi conosce lo sa. Certo, chiaro. Ad esempio te, per riuscire ad andare avanti con questo sport, cosa ti tocca fare? Fortunatamente sono riuscito a studiare un pochettino, fare personal trainer, fare corsi in palestra, lezioni private e da lì porto il mio guadagno principale.
Adesso fortunatamente negli anni qualcosina sta cambiando, Però diciamo che il mio guadagno principale lo prendo da lì. Doppia. Di nuovo. Ancora. Scusa. Oh, c'è un bel feeling per essere la prima volta, Io ho un grosso problema quando faccio sparring con gente magari che vedo, cioè so già in partenza che è forte, che sono atleti fuori, come magari in questo caso te. Parto già prevenuto, parto già con un senso di inferiorità che non mi fa rendere al massimo. Mi è capitato spesso, specialmente quando vado in SBG, Ok. e magari faccio sparring con qualcuno che non so chi è, faccio uno sparring della Madonna, poi dopo quando vengo a sapere chi è, ci faccio sparring completamente diversi. E infatti mi E ti realizzi. raccontavi una bella scena di sparring che hai fatto con un ragazzo. Sì, faccio sparring con questo ragazzo dove mi dicono fai sparring con lui, stavo preparando un match con questo lottatore e mi dicono lui è bravo a lottare, quindi fai sparring, ti servirà sicuramente. Vabbè, facciamo sparring, faccio uno sparring della Madonna, difendo la lotta, lo attacco di lotta, faccio tutto benissimo, finché poi venga a sapere che era campione IMAF, campione europeo di Jiu-Jitsu, secondo ai mondiali di grappling. E da lì adesso quando ci faccio di lotta mi paralizzo un attimo, aspetta. Che mi dicevi però il primo sparring che ti sei fatto con lui, senza conoscere chi cazzo fosse, è andato pure bene. Sì, Cioè, qui. sì. Però ti dico una cosa, non lo so per quale motivo, nello striking non ce l'ho questo problema. Ovvero non ti capita questo senso di magari inferiorità? Cioè, ho fatto sparring con gente forte, Ok. cioè campioni di kickboxing e mi sono sempre voluto mettere alla prova. Lì non mi sono mai fatto il problema di dire lui è questo, io faccio no, io volevo dimostrargli a lui che era bravo, perché magari mi chiamava per allenarmi con lui. Gunnar Nelson, UFC. Ok. Lui karateka, jiu-jitsu fortissimo, viene in SBG a allenarsi, ci ho girato di striking, cioè io ho espresso tutto quello, tutta la mia tecnica l'ho espressa con lui. E com'è andata? È andata bene, mi sono divertito un botto, cioè lui si è preso bene perché poi iniziano a tirare, tu tiri e capisci che c'è feeling. Magari mi succede nel grappling perché forse non è il mio mondo, non lo so. O perché nella kickboxing o nello striking sono molto più confident e cerco sempre una sfida. Non so, mi viene in mente magari, cazzo ne so, fare sparring con un Giorgio Petrosian, per dire, no? E secondo te ci potrebbe essere quella cosa un po' dove dici... Giorgione è diverso, secondo me, sì. Con Giorgione potrebbe essere diversa. Con Giorgio potrebbe essere diversa. Perché è il più Sono andato forte del spesso in palestra da lui a fare Ok. sparring, non ho mai fatto sparring con lui. lui. Con i suoi atleti ho sempre voluto esprimere Sì. il mio massimo perché volevo farmi notare da lui per dirmi, farmi dare qualche consiglio, darmi qualche diretta, no? Che comunque, cioè, Giorgio è una leggenda, cioè, chiaro. è una cazzo di leggenda. Quindi ho sempre forte, voluto. Mettono in gabbia con lui e chiudono la gabbia con lui e fanno cioè, forse mi spavento un po', sì. Che dici che non è che magari vuole buttarti giù, però No, dici, no. però parti che... Hai paura di sbagliare. Bravo, quello. Hai quello. paura Non di è che hai paura sbagliare di prendere le botte. con uno forte e dici devo stare attento perché non voglio fare brutta figura, voglio fare una bella Ti è figura. mai capitato qualche volta di andare a fare sparring con qualcuno in qualche palestra, anche con gente non fortissima, e trovarti in difficoltà? Che dici, minchia, e adesso che cazzo faccio? Sì, mi è capitato.
è capitato, che fai? Niente, continui a fare lo sparring come giusto che sia e vai avanti. Devi accettare la cosa che non ti è andata bene quel giorno, ti è andata male quel giorno, scusami. Ti girano parecchi coglioni, sì, però... Sì, psicologicamente ci sono ogni tanto quelle giornate, no? Ma certo. Nelle quali dici, cioè sei anche la stessa persona che magari di solito la meni, per dire, sì, però poi ti capita picchia. quella giornata dove ti prendi botte e dici, cazzo, non è normale sta roba. Ho imparato a gestirla un pochettino, Sì? Perché non mi possono andare tutti gli sparring bene. Chiaro. Cioè, ci soffri Hai perché sul accettato. momento ci servi, ma lo devi accettare. Cioè, mi è capitato proprio nell'ultimo preparazione al match che il primo sparring mi è andato abbastanza male. Non ero molto. C'è un tipo che avevo fatto sparring prima e l'ho sdraiato. Ti dico. L'ho sdraiato in 1 minuto e mezzo e ho detto non è che l'ho sdraiato. Quindi ho detto vado a fare sparring con questo qua. Ho detto vabbè faccio un grande sparring, comunque il ragazzo era forte. Ho detto, sì, l'ho sdraiato, però non lo sottovaluto, no, però sapevo che faccio un buono sparring. Lui era super in forma perché combatteva dopo 10 giorni, io combattevo dopo 1 mese e mezzo, dovevo trovare la forma, ma pestato di brutto. Cioè, ma proprio pestato di brutto. Cazzo. E lì ho detto, ok. Sei riuscito ad accettarla subito quella cosa? No, subito no. Ci metti qualche giorno? C'era Walter con me. Sì? C'era Walter con me, sì. Ci metti qualche giorno nel quale dici, minchia, Più che però altro ti magari vengono dei dubbi Vero. ti vengono dei dubbi a dire aspetta, mi sta andando qualcosa storto. Poi ti parli tra te e te, parli col tuo mentor coach e dici cioè, non è che deve andare sempre tutto bene. Chiaro. Non deve andare, cioè non può andare sempre tutto bene. Se no sarebbe anarchia, cioè sarebbe Ho una visto cosa- gente fare delle preparazioni al match con degli sparring orrendi e è andato nei match a distruggere la gente. Cazzo, è vero. Guarda Walter. Così no! Gli vogliamo bene a Walter, Walter è un killer. Mamma mia. Qual era l'ultimo match, quello di Cage Warrior? Sì. Che ti sei lasciato un po' andare? Ecco, a livello psicologico, mi vuoi parlare un po' di come ti sei sentito dopo quella sconfitta, no? Per dire in Cage Allora, Warrior? sono sincero, è stato un match non semplice da approcciare perché andavo a fare con uno veramente forte, è stata a prova del nome della mia carriera, quindi volevo innanzitutto vincere il match, ma capire anche come rispondevo mentalmente a un tipo di fight del genere, che comunque non è facile. Quando sono entrato nel match sapevo che era il discorso che facevamo prima di là degli sparring, no? È molto simile. Entri con uno, sai chi è, cosa fa e che potenziale ha, stai molto attento e quindi è una partita a scacchi, specialmente con un avversario del genere. Quando ho passato il primo metal round e ho visto che entravo e lui faceva fatica con me nello striking, che lo anticipavo, quando volevo fare le finte lui andava indietro, quello mi ha dato tanto fiducia e quindi più andavo avanti nei round più pigliavo fiducia. È stato un massacro quel match perché ho sbagliato una cosa quando mancava 1 minuto al match. La sua esperienza me l'ha fatta pagare carissimo e mentalmente all'inizio ero incredulo, l'ho Dicevi, l'ho accettato, non ci credevi, però ti sei fatto una ma risata. dopo 2 settimane l'ho accettato, cioè l'ho realizzato, ecco, perché all'inizio per me era non ci credo, è successo veramente, non ci credo, cioè stavo facendo la performance della mia vita, ho sbagliato una cosa e ho perso. E ti è costata. Mi è costato ti è carissimo, il match. mi è costato carissimo. Infatti la cosa che parlavamo prima è, non è tanto il fatto che magari della sconfitta, un conto se per dei punti c'è uno che è veramente nettamente più forte di te, magari nella lotta o nello striking e dici cazzo non ci posso fare niente con questo, è più forte, è più bravo. Allora dici torno in palestra e so su quello e so di cosa devo lavorare. Quando succedono queste cose qua ti mandano un po' in confusione, perché dici ma quindi stavo Sicuramente facendo bene perché le facevo bene però. Ce l'ho fatto Sicuramente parlando con Walter, non dico che abbiamo trovato dei dettagli tecnici da migliorare. Cioè, nel senso, hai sbagliato questo. L'abbiamo guardato in modo, devi migliorare questo, ok? bene. Chiaro. Giustamente, io all'inizio dicevo, cazzo Walter, perché mi dici questo? Perché il match stava andando bene, perché guardiamo quello che dobbiamo migliorare? Perché ero incazzato all'inizio, ero incazzato e non riuscivo a accettare. Allora Walter giustamente diceva, guarda, che se tu facevi questo c'è la probabilità che lo sdraiavi. Col senno poi di poi ti dico, hai ragione.
Hai ragione, adesso ci stiamo lavorando su e stiamo lavorando bene, quindi ti porti queste cose a casa. Come è strutturata la tua giornata? Ad esempio io oggi sono passato a trovarti, oggi ad esempio hai avuto una fase di allenamento, hai avuto una fase di sparring. Sì, sto preparando un match, quindi sono andato a fare un test match. Però sì, di solito mi sveglio verso le 9, 9 e mezza, vengo in palestra, faccio una privata di solito e poi inizio a allenarmi, faccio la prima sessione, mangio qui in palestra, magari rialleno qualcuno, facciamo la nostra seconda sessione di solito con i professionisti e poi la sera faccio qualche altra privato del corso se ce l'ho e basta, vado a casa a riposare. Dopo quel match, l'ultimo che hai fatto contro l'ex campione Cage Warrior, giusto? Sì. Allora ti sei lasciato un po' andare, tu combatti per i 57 kg, sei arrivato a 72. 72 kg, cioè il peso di Walter praticamente. Sì, che quanto è? Due Infatti categorie Walter sopra. è stata l'unica volta che mi ha definito come uomo. Ha detto, adesso sei un uomo, vedi? Adesso sei Io l'ho contato e ho detto, Walter su 72 kg, lui, adesso possiamo parlare. È quello perché ti sei lasciato andare col cibo, no? Mi dicevi il tuo sfogo, la tua valvola di sfogo praticamente era il cibo. Esatto. Porca miseria. Qualsiasi cosa c'avevo avanti mangiavo. Però pensi minchia, arrivare comunque a 72 kg da 57 vuol dire che Poi c'è proprio ciccione proprio, capito? Mamma Male. mia. Come ti sentivi in allenamento quando sei ripartito con gli allenamenti? Ho fatto veramente fatica. Sì. Sì. Te la sentivi Sì. però la pesantezza Sì. quando dovevi fare un po' di riscaldamento. Il cardio, quando ho iniziato a fare la roba del cardio, quando ho detto ok, adesso devo riprendere un po' il cardio, è stato faticosissimo. È stato veramente faticoso. Voglio sentire la potenza dei colpi di un 57 kg fake. Vai. 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 Oh. Vai. 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 Doppialo. Ok. Oh. Doppialo. Ok. Oh. Minchia che esplosività ragazzi, porca troia. Io non ci faccio sparring con te fratello. No, lottiamo. Col cazzo neanche. Manco quello. Io non ti voglio proprio. Voglio farti solo interviste. Vai. Vai. Ui. Avanza. Ui. L'ultima. Oh, ui. Mamma mia, ragazzi. Che bomba. Questo segno come allenamento, Minchia. Questo conta come secondo allenamento. Sei a 12 di questa settimana. Che veramente importanti. Ci impegniamo. No, le sento ed è incredibile come per molta gente pensa, devi essere pesante per far sentire i colpi. No. Cioè, oggettivamente tu non sei il classico, hai capito, 2 metri, No. per le leve lunghe 2 metri, eccetera, eppure riesci a sentirti. Chi conosce il pugilato sa che la forza arriva dal gamba, anca, addome. Però è vera questa cosa, questo a livello tecnico. Che ne dici invece? C'è un fattore comunque anche genetico che porta a questa roba qua? Assolutamente sì. Perché non tutti, Assolutamente io ne sì. parlavo con diverse persone, non è per tutti questo sport. No. C'è gente che magari non è portata per, o magari gente che è portata per calciare. Sì. Per tirare No, sicuramente se c'è una genetica buona e c'è una buona tecnica, Gesù Cristo ti ha graziato. Vabbè, se c'è Tyson che a 13 anni pesa 100 kg, Capito? che è un animale di 100 kg a 13 anni, che cazzo fa? Però Sì, ho no. conosciuto, cioè ho fatto sparring con gente del mio peso, faceva male. Ok. Ho fatto sparring con gente del mio peso e faceva male. Veramente? Sì. Cioè che c'aveva il cazzottone che Sì. porca miseria. Qualcuno è in questa palestra pure. Però, cioè. A volte è proprio la mano. Sì. Che tipo, mo facevo sparring in SBC con Peter Quelli, andava scioltissimo. Peter Quelli è il sosia di Conor McGregor. Andava scioltissimo, però quando mi arrivava il suo destro,
sulle braccia o sul guantone, io sentivo proprio sta mano. Quanto cazzo pesa pesante. Peter Quinn? Aspetta. Fuori peso, quanto sta? Combatte per i 60 Sì, kg, combatte, sì, pesano, non lo so, una ottantina di chili. porco Però, zio, sì, mica. no, ma ci fai sparring con altri 80 kg. Ti è capitato? Senti proprio la mano, senti la mano, non la potenza del pugno, senti proprio l'impatto della mano che è diversa. Non so se ti è mai capitato, c'è qua stimolatori. Mi è capitato, mi sono capitati Hai capito? ragazzi che non sono tanto. Però allora, Hanno proprio la mano pesante. erano magri, li vedevo che erano magri, però c'avevano tipo. Sì, bravo, hai capito? C'hanno sto da- avambraccio enorme. Poi ti tiro, ti faccio un esempio. Devo fare un match con un ragazzo. Prima del match capita che stavo andando verso il mio team, c'era lui che mi saluta tipo così. Io correndo gli do il 5 e sento sta mano di marmo. Ho detto, porco zio, ma con chi devo combattere? Oh? Cioè, poi c'aveva sta mano così. Callosa. Mamma mia. Oh, il match è finito in 1 minuto e mezzo che l'ho strangolato. Fortunatamente, bravura mia. Però non lo so come sarebbe stato il cazzo di pugno, perché cazzo quando gli ho dato la mano, sai, a primo impatto dici proprio cazzo, devo stare attento a sti questo pugni. mi stacca la testa. Sì, sì, fa proprio male. Però anche Costituzione, cioè molti li vedi che c'hanno sti cazzo di avambraccia, e lì è comunque prevedibile, no? Dici, minchia, questo c'ha cazzo di avambraccio. sì. Magari è secco, È ma genetica. c'ha sto cazzo di avambraccio così, ovvio che i pugni sono pesanti. Dove cazzo Allora, arriva sta forza? tanto è bravura del tuo coach, del tuo preparatore atletico. Ti riesce a farti esplodere, Sì, esprimere. che adesso sto periodo che abbiamo avuto poco tempo per il match e abbiamo dovuto spingere subito sull'esplosività. Quindi adesso che sto vicino al match c'è una buona esplosività. Perché devo avere una buona esplosività Sì, per il sì, match, sì, quindi la struttura dell'allenamento fisico conta tanto. Lavorare sulla forza, lavorare sull'esplosività, sembra una cazzata, ma fa tantissima differenza, fa tanta differenza. Tu mi dicevi, alleni tuttora tantissimo il lavoro del padwork, no? Sì. Però diciamo che il padwork non è, se non magari per il coso, lo scudo messicano. Su tanti modi da lavorare. Esattamente, però prevalentemente, tolto quello, il pad non è proprio per esplodere, Sì, esatto. per la potenza. Si usa il sacco solitamente, no? Il sacco pesante, che sai che. Sì. Ti capita di lavorare tanto al sacco? Cioè, come gestisci il Col, lavoro al sacco? Allora, quando sto in SBG, quando sto qua non lo faccio quasi mai. Lo faccio a parte se il mio preparatore atletico mi dà un lavoro specifico sul sacco, allora ci lavoro. Ok. E quindi ci lavoro. Oppure di solito in SBG che non ho il padman, oppure non riesco a farle, faccio sacco, tipo mi faccio la mia preparazione atletica, poi vado su, faccio 4-5 run di sacco perché mi piace tirare a cazzotti, pugni, faccio un po' di strategia, footwork da ok. solo, faccio queste cose qua. Sì, principalmente però se riesco faccio i PAO. Ecco, per il footwork ad esempio che esercizi utilizzi per. Allora, io sono malato di footwork. Esatto, cazzo. Io sono Mi proprio malato. piacerebbe poi fare un video poi una prossima volta, appena mi passa il dolore alla gamba. Io noto che le gambe fanno portare, cioè, intanto si sa, è scienza, dalle gambe partono praticamente l'esplosività di tutti i colpi. Però anche solo il muoversi comunque. Essere sempre sciolto nel appoggiare il piede, colpire, no? Ed essere sempre. Cioè, tu cosa fai? Cioè, ti prendi come riferimento il tatami, cominci a girare attorno? Ho lavorato tanto sulla scaletta. Ok. Tanto sulla scaletta, ho iniziato a fare tanti spostamenti sulla scaletta. Poi quando l'ho memorizzati veramente bene, ho iniziato a lavorarci nel vuoto. Per me il vuoto è un esercizio molto molto importante, perché io dal vuoto alleno i miei automatismi in continuazione. Quindi per me uno che fa vuoto per scaldarsi, sbagliatissimo, cioè per me è una cosa proprio sbagliata. Però mi quindi rendo conto che viene anche naturale da fare per scaldare. sì, ti viene da naturale scaldarsi, però fallo col concetto di fare le cose che fai tu per il match, per lo sparring. Ed immaginarti che ci sia una Esatto, persona perché tu davanti. là stai allenando i tuoi automatismi. Come alleni l'automatismo? Facendo continuamente quel
quel movimento là. Chiaro. E quindi facendo vuoto tu alleni quel movimento e lo fai oggi, lo fai domani, lo fai inizio allenamento, poi lo fai a fine allenamento, poi nel frattempo lo provi durante lo sparring e quindi pian piano poi queste cose la ripetitività escono. della cosa, esatto. no, che ti dà... Poi ti ho detto, sono abbastanza malato da quel punto di vista là, strategico. Ho studiato tanto i movimenti di Lomachenko, guardo tanto i pugili, per assurdo guardo di più i pugili come si muovono sui piedi che i fighter di MMA. Qual è il tuo pugile preferito? Mi direi sicuramente Lomachenko. Lomachenko, mi piace un sacco Crawford, Sì? mi piace un sacco Haney. Nell'ultimo match di Haney ho visto delle robe Che sue buono, con i piedi. Cioè io guardavo il match di Haney e guardavo i piedi. Mamma Ho guardato tutto il match solo i piedi. È incredibile. Faceva delle robe incredibili E per non me. solo, ma una pulizia tecnica che anche anche in situazioni sotto stress non è mai sporco. Mai. Come cazzo è possibile? Toccavo col jab, andava indietro così, riusciva a mettere diretto in una maniera. Una roba così io l'ho si vista spostava solo a sinistra. Floyd Mayweather, Sì, quella sì, che sì, solo siamo lui la su un faceva. altro livello perché Esatto. Floyd era, cioè, incredibile. Però cazzo è veramente lì sono anni e anni secondo me a ripassare quel movimento Esatto. là. Poi nel pugilato non è più facile, però puoi permetterti di più fare certi movimenti perché c'hai solo le braccia. A cambiare livello. Cambiare il livello avendo i calci, avendo la lotta, quello ti limita un sacco nei Vero. movimenti. Non è che Quindi- puoi metterti a schivare con la Esatto. shoulder roll. Però che lo l'altro faccio. dice, "Ah". Però lo faccio. No, però lo faccio. Sì. Lo faccio, tanti movimenti che gente dice ma nell'MMA non puoi schivare perché c'è il calcio. Se mio nonno aveva 3 palle era un flipper. Che cazzo c'entra? Cioè, lo faccio, mi becco un calcio in faccia, vado giù, però se schivo e rientro col destro ho sdraiato te. Esatto. Per me questa è la teoria, quello che funziona tu fai. Per me una schivata può funzionare tranquillamente nell'MMA, come nella kickboxing, come funziona nel pugilato. Tanta gente dice no, non l'alleno perché... Ma perché? Scusa, perché non la puoi allenare nell'MMA una schivata? vero. Cioè perché non posso fare jab, schivo a sinistra, rientro montaganci come fa uno nel pugilato? Perché dice ma lui se ti mette l'high kick, se ti mette l'high kick è stato bravo ad intuire lui. Esatto. Cioè, che ti E lì devo non dire? è che puoi fare- Non mi posso limitare mentalmente perché devo farmi le paranoie perché lui tira questo, perché lui tira quello. Allora non vado più perché Poi- non vado più a esatto, combattere perché bravo, magari capito. casca qualche deltaplano, hai capito? Bravissimo. Fuori di La casa. mia bravura sta nel mixare in continuazione e non darti il punto di riferimento. E certo, se faccio jab, schivo, mi tieni una kick e mi prendi. Allora se faccio jab, schivo a destra, diretto passo sotto a sinistra, montagancio, mi abbasso solo. Per te so cazzi poi, dici, mo Però dove se- piglio a questo? appunto, però se, come dici te, se sei bravo comunque anche un po' prevedere le mosse dell'altro o qualcosa, cioè non per forza cazzo il colpo deve entrare, cioè Esatto. anche lui ti deve prendere. Esatto. Sì, ma così sei scoperto, sì, ma lui mi deve prendere, in quel momento là lui magari sta pensando tutt'altro che vedere la mia parte scoperta lì, no? Esatto. Sta aspettando un cartone in bocca. Cioè, capisci? Guarda, tanti parlavano ti faccio l'esempio del box del pugilato perché è quello che seguo di più maggiormente io. Anch'io seguo tantissimo pugilato, Gol- Cioè se c'è una card mi guardo pugilato. Ok, idem io, perché mi piace molto più movimentato, molte più skill a livello Sì. di... Vabbè, tecnicamente, quanto cazzo è sporco, e non lo insegna nessuno, il gancio alla Golovkin. Cioè, oggettivamente è bruttissimo, è sporchissimo, si scopre un sacco, però per lui funziona. Ma funziona, cioè quello. La stessa cosa che dico ai ragazzi qui alleno. Lui dice ma questo è sbagliato? E io gli dico a te funziona? Sì, fallo. Fallo, bravo. Ci vorrebbero più coach così. Ci Cioè, vorrebbero non più coach... esiste giusto sbagliato, quello che funziona fai. Ci vorrebbero più coach così perché io sento tantissime volte, sono rimasto bloccato da quando magari il mio coach mi diceva no, il braccio deve stare così, non stare così. E io notavo che mettevo il braccio così, dopo prendevo una valanga di botte in sparring perché poi non riuscivo a partire con le mie combinazioni, non ero naturale. Esatto. Stare magari un po' più aperto qua, dicevo Ti viene meglio. ok, mi arriva, ma mi deve arrivare. Poi magari arriva il coach che dice Erwin, prova a chiudere un po' il gomito, magari il jab ti entra meglio. Tu lo provi e dici ok coach, c'hai ragione. Se funziona, Se sì. funziona. Però io dicevo non funziona, prova a fare quello. Ma anche perché tanti sono gesti tecnici che mo noi stiamo a parlare, stiamo facendo un pippone. Però per dire anche Canelo Alvarez, lo vedi, quando tira il monte, quando doppia montante e montante sotto,
lo vedi che solleva il gomito, certo, ti che dà più aerodinamicità. si inarca, no? Si inarca. Ma è normale, che un coach di cazzo. pugilato dice sbagliato, chiudi l'addome, sposta il peso. Ma se tu devi portare un, Distrae la un gente che montante dice, da "Devo qua, tirare". ma metti il 20% della potenza che Certo. potresti, cioè, lanciando proprio il braccio Però dietro. lui lo fa bene, stai la gente, fallo tutti i giorni. Cosa gli puoi dire a una Niente, che gli vuoi dire? Capito? Fallo in continuazione, gli dico, cioè continua a farlo finché funziona. Cioè quando uno mi arriva che vuole iniziare a fare kickboxing, io gli dico sempre, questa è la guardia. Lui mi dice, qual è la guardia? Io dico, questa è la guardia. Questa è la guardia che io ti insegno adesso, però tu tra 2 mesi ci avrai un'altra guardia. Gli dico sempre, la guardia è personale, poi la decidi te. Io ti faccio vedere una guardia perché ti devo dare un punto di partenza. Però poi man mano la guardia la stabilisci tu. Hai capito? Poi certo, all'improvviso mi becco quello là che inizia a fare spari con le mani giù, arrivo io a darti un ceffone, tira su ste mani. Cioè, va bene tutto, Però sei bravo a schivarli? Che cazzo gli dici? Se li schiva, vedi ti che giù le entra mani. Tieni giù, che Ti cazzo. giù le mani, stai attento, fai un mezzo e mezzo, cioè. Più che altro perché là. Una su. Perché là più che altro se poi ti becchi un bel ceffone in faccia ti fai male là, cioè capito? Arriva un bel calcione in faccia senza con le mani basse, lì rischi di farti veramente male. Quindi le accortezze tecniche li dai ai fighter, però io gli lascio, cioè io lascio sempre molta carta bianca. Giusto così. È quello che dovrebbe fare un coach, perché ogni persona ha il suo stile, può sviluppare il suo stile. Non concentrarsi tanto sugli errori, ma sui punti di forza. Esatto. Rendi quei punti di forza un qualcosa di caratteristico, di tuo, che potrebbe mettere in difficoltà un'altra persona. Ad esempio, se tu sei bravo a fare una determinata, parti da una posizione così di gancio, fai quello, cazzo. Sì. Vedi che entra, sei Certo. bravo, sei forte, l'impatto, l'altro indietreggia. Non fare altro, non ti sto a spiegare come fare perché dopo ti concentri su. Più che altro, cioè, fallo cioè, una cosa in un match ti entra, falla finché poi non ti entra più. Esatto. Poi lui trova una soluzione e tu cambi. Però finché ti entra tu provala. Chiaro. E a proposito Cioè, di provare, sai cos'è che voglio provare adesso, Tanio? Ma adesso voglio che mi tieni il colpitore per un paio di colpi Vai, solo vai. e mi darai un voto, una Vai. valutazione finale. Ma non puoi spingere con la gamba. Ce la faccio. Forza d'addome, forza d'addome. Ce la faccio, non spingerò. Sarà un voto Vai. parziale, dai. Va ok, bene, ci siamo, vai, ci let's stiamo. go. Dammi quella mano. Mi vedo uno scat che è Bellator, eccetera. Poi devo fare con te, che hai fatto con il campione che giù, ma che cazzo me lo fa fare, capito? C'è la mandino pesante, eh? Porca nana. Monta gancio. Gancio schivo. No, io spari non ci lo faccio con te. Ah, che cazzo! Non ci lo faccio spari con Ma te. che cazzo! Se faccio spari con te non mi faccio prendere, te lo dico. Footwork a go-go. Gancio. Bello. Gancio diretto. Gancio, stop diretto. Way too much content. Think about some girls or some men, some diamonds or something. I'm not telling you to rap, Frate, rap. è forte. Porco Dio, ce l'hai la mano. Sto pigliando per il No, te lo giuro, cazzo. Sto pigliando per il culo. Bella potenza, grande. Grazie. Oh, parte sei stato fortunato che si è preso un attimo di emozioni, perché altrimenti ti sdraiato, te lo dico. Dammi un voto da 1 a 10, però, dai. Potenza? Vai, potenza. 8. Minchia. 8. È detto da lui, ragazzi. 8. Che c'è la potenza da Bella potenza. 9,5, cazzo lui. Lui è capace che vi prende e vi secca tutto quanto. Prossimo allenamento. Quando anche vuoi. di gambe. Ovvio. Ci facciamo un po' di gambe. Un'altra bella Ora mi kick. passa sta roba qua. Tante robe in arrivo, ragazzi, quindi Respira. Bring in, bring out. ho bisogno di un mental coach. Alla prossima arriverà anche la puntata col mental coach. Per forza. Grazie, Tanio. A te. Sei numero 1. Alla prossima. Grazie mille. Ci vediamo. Oh!